Bentrovati amici di Osi Pontine. Ciò che visiteremo oggi è uno dei luoghi più suggestivi, nonché importanti, di tutto il comune pontino di San Felice Circeo. Stiamo parlando della Grotta delle Capre. In attesa di capire perché ha un così grande interesse, vediamo qualche immagine proprio in questa località. Eccoci arrivati, cari amici, al sentiero che ci porterà alla Grotta delle Capre. Seguiteci verso questo bellissimo posto. Lungo il sentiero che arriva poi con un bivio alla svolta a sinistra per la Grotta delle Capre, incontriamo appunto andando a destra la Grotta del Fossellone e la Grotta dell'Impiso o dell'Impiccato, che deriva proprio dal fatto che all'interno della cavità ipogea è presente una stalattite che pende dalla volta a forma di uomo. L'inagibilità di queste, come di quasi tutte le grotte presenti qui al Circeo, accessibili spesso solo via mare, rende comunque la Grotta delle Capre la più visitata e la più facilmente raggiungibile via terra, oltre che la più importante dopo Grotta Guattari, alla luce anche e soprattutto delle importanti testimonianze che ci sono state fornite dai ritrovamenti dei fossili. Eccoci giunti, cari amici di Osi Pontine, all'ingresso della Grotta delle Capre. La grotta è così chiamata perché, data la sua ampiezza, veniva un tempo utilizzata dai pastori come ricovero per le greggi. È sicuramente la grotta più conosciuta, dopo Grotta Guattari, tra le numerose grotte che si aprono alla base del promontorio del Circeo. Tale cavità è lunga circa 35 metri ed alta dai 15 ai 20 metri nel mezzo della volta. È raggiungibile via mare o via terra tramite un sentiero, come abbiamo visto. Al suo interno presenta alcune prosecuzioni. Un primo cunicolo sul fondo del salone, tra pareti bianche, prosegue per circa 30 metri sino ad ambienti sempre più ridotti. Un secondo ramo parte da un lato basso all'ingresso della grotta, un terzo, infine, con una rampa accanto all'ingresso. La Grotta delle Capre, che venne esplorata già nell'Ottocento dall'archeologo Arturo Issel, fu oggetto di una serie di studi sistematici, a partire dal 1936, ad opera di Alberto Carlo Blanc, nell'ambito di una serie di indagini sulle grotte del Circeo. Con gli scavi della grotta, che portarono alla luce ben 12 strati di terreno, si sono succedute le vicende geologiche, climatiche e paleoecologiche che si sono verificate qui e in tutta la zona della pianura pontina a partire dall'era quaternaria, in particolare dell'ultima glaciazione, che prende il nome di Würm e che va dagli 80.000 ai 10.000 anni fa. In quel tempo il livello del mare era sensibilmente più basso rispetto a quello odierno. Questo perché durante le epoche glaciali l'acqua viene, diciamo così, sottratta
al normale ciclo idrico e accumulata sotto forma solida all'interno delle calotte di ghiaccio. Pertanto il livello del mare si abbassa sensibilmente, appunto non essendo più in forma liquida, e tende a scoprire dei territori che invece in precedenza erano ricoperti dalle acque. Questo fenomeno va sotto il nome di regressione marina. Il termine opposto invece, trasgressione marina, indica un riscioglimento delle calotte di ghiaccio, l'acqua che si ritrasforma in forma liquida e che appunto si verifica nei periodi caldi, i cosiddetti interglaciali, che ci sono appunto tra due periodi glaciali, e in particolar modo appunto qui evidenti sono i segni dell'ultimo periodo interglaciale. In quel caso, per l'appunto, l'acqua sale di livello, il livello del mare aumenta e tende a coprire territori che in precedenza invece erano scoperti. Oggigiorno la Grotta delle Capre presenta delle forme calcaree che vanno sotto il nome di stalattite se pendono dal soffitto, stalagmite se emergono dal basso, o colonne o forme colonnari che derivano dall'unione di una stalattite con la stalagmite, che sono in corso di formazione qui all'interno di questa cavità ipogea. Infatti la maggior parte di queste sono ahimè crollate per via dell'alta azione di disturbo arrecata dal flusso turistico. Come si vede in questo caso, l'azione è in corso d'opera. Questa che si sta formando è appunto una stalagmite che emerge dal basso. In particolare l'azione di formazione è un'azione, si dice, di stillicidio dell'acqua, cioè l'acqua piovana che si trova all'interno del massiccio, in questo caso appunto del Circeo, arriva a penetrare nelle microstrutture e diciamo appunto nei piccoli canaletti che si formano all'interno del promontorio e cade, come si vede in questo caso, goccia a goccia. In realtà ciò che arriva a formare queste strutture, ciò che porta alla formazione di, in questo caso, una stalagmite, è una reazione chimica attraverso la quale l'acqua, che naturalmente presenta al suo interno anidride carbonica, arriva ad avere con il carbonato di calcio, che è invece una sostanza che si trova nelle rocce calcaree, come appunto nel caso del Circeo, nel massiccio calcareo del Circeo. L'acqua in questo caso funge diciamo da acido nei confronti del carbonato di calcio e arriva a formare il bicarbonato di calcio oppure carbonato acido di calcio, che è un composto insolubile. Appunto, dopo svariati anni, a volte decine se non centinaia di anni, si arriva alla formazione di forme maestose, a volte di svariati metri, come possono essere per esempio quelle delle grotte di Castellana in Puglia, che assumono in Italia le forme più grandi e che però necessitano di un'azione di tutela e non di disturbo, come appunto può succedere in molti casi. Gli studi effettuati all'interno delle grotte del Circeo hanno permesso di stabilire che durante l'ultimo periodo interglaciale, cioè il periodo che intercorre tra due periodi freddi che si sono succeduti durante il Quaternario, in particolare durante gli ultimi periodi glaciali, il livello del mare si trovava a circa 25 metri più in alto rispetto al livello attuale. Questi studi sono stati resi possibili grazie all'analisi delle perforazioni dei fori di molluschi chiamati litodomi. Sulle pareti della Grotta delle Capre risultano ancora oggi evidenti i segni dei fori lasciati dai litodomi. Questi sono animali marini, dei molluschi, in particolare sono dei molluschi bivalvi, costituiti cioè da due valve che fanno parte appunto della conchiglia e che appunto hanno un nome che ricorda un po' un frutto, si chiamano anche datteri di mare,
proprio perché assomigliano ai frutti delle palme, solamente un po' allungati. Ad oggi è una specie molto protetta, poiché nel tempo è stata molto sovrasfruttata, soprattutto come alimento, come fonte di alimentazione, e quindi è protetta appunto da tutta la comunità internazionale. Il nome scientifico del dattero di mare è Litophaga litophaga, che vuol dire mangiatore di roccia. E questo nome gli si è dato proprio perché ha una particolare caratteristica. I litodomi tendono a costruire appunto delle tane, come si vede qui, che sono appunto dei fori all'interno della roccia. Queste rocce sono rocce calcaree e, come diciamo un anticalcare, loro usano una secrezione acida per corrodere appunto le pareti delle rocce, all'interno delle quali vanno a rifugiarsi e poi appunto possono nutrirsi. I fori dei litodomi, in tutte le grotte del Circeo, si ritrovano sia in grotte poste a 23 metri sul livello del mare, ma anche in altre poste a 8, a 4 e a 3 metri. Questo significa e diciamo è testimonianza effettiva di mutate condizioni paleogeografiche, testimonianza appunto di un'epoca passata durante la quale il mare, soprattutto il mare caldo dei periodi interglaciali, come abbiamo visto prima, si trova più in alto rispetto al livello attuale. Mediamente, in tutte le grotte del Circeo, i fori dei litodomi si ritrovano a circa 8 metri, in grotte poste a 8 metri sul livello del mare. E questo, diciamo, identifica l'incremento medio che c'è stato, sia in senso positivo che in senso negativo, del livello del mare, ed è stato calcolato in circa 2 centimetri l'anno. La grotta che più presenta l'evidenza di queste tracce, appunto i fori dei litodomi, è la Grotta delle Capre, e oltre a questi risulta molto evidente anche il solco di battigia, ovvero sia il limite massimo, appunto verso l'alto, dell'antico livello del mare. La grotta fu esplorata nell'Ottocento da insigni studiosi come il Brocchi e Issel, che per primi notarono i fori dei litodomi e l'antico solco di battigia. Ma queste furono ritenute delle testimonianze importanti che andavano ad avvalorare le prime teorie sul bradisismo, cioè delle oscillazioni e dell'abbassamento del suolo. In realtà ad oggi sappiamo che ad essere oscillato è stato il mare, e quindi solamente più tardi queste teorie furono confutate. Appunto, circa 120.000 anni fa, durante l'ultimo periodo interglaciale, prima dell'ultimo periodo glaciale, che è il Würm, un mare caldo, e quindi ci fu la cosiddetta trasgressione marino-tirreniana, invadeva queste zone e gran parte della pianura pontina, arrivando a circondare completamente e addirittura ad isolare il promontorio del Circeo. Dopo aver capito che con il passare del tempo e delle ere geologiche, e in particolare durante il Quaternario, detta anche era neozoica, ci sono stati degli importanti cambiamenti climatici, oltre che delle notevoli variazioni del livello batimetrico, cioè del livello del mare, vediamo ora invece di scoprire insieme al paleontologo David Adam Iurino, esperto in paleontologia dei vertebrati, come i resti di animali fossili possano giungere sino a noi. Allora David, come mai troviamo dei resti di animali, per esempio qui all'interno di cavità, di grotte? Salve a tutti. Bene, le grotte, a seconda della loro forma e delle loro dimensioni, possono fungere sia da trappola che da rifugio per molti animali. Nel primo caso, gole e inghiottitoi rappresentano delle trappole mortali per gli animali che vi precipitano all'interno. Nel secondo caso, quando le grotte sono facilmente accessibili dall'esterno, queste possono divenire dei rifugi momentanei
per un gran numero di animali. Possono essere utilizzate per la riproduzione oppure per fuggire dai picchi di caldo o freddo legati alle stagioni. Così come in passato, anche oggi gli animali utilizzano le grotte proprio per riprodursi. E infatti qui abbiamo degli esempi di nidi e uova che abbiamo trovato qui sul suolo della grotta delle capre. Gli animali che presentano questo comportamento, queste abitudini di utilizzare ambienti molto tranquilli, che presentano temperature medie costanti durante tutto l'anno e quindi ideali per la riproduzione, e non solo, prendono il nome di troglofili. Altri meccanismi, altre situazioni che possono portare all'accumulo di ossa all'interno delle grotte sono legate ad esempio al comportamento di alcuni animali, come le iene. In passato le iene che popolavano l'Italia avevano l'abitudine di trasportare all'interno delle cavità carsiche parti delle loro prede, in modo tale da poterle consumare in tranquillità e lontano da competitori e altri predatori che si trovavano all'esterno. Quindi favorivano l'accumulo di ossa all'interno di queste grotte. Un altro fenomeno che può portare all'accumulo di ossa in queste strutture è legato alle acque di ruscellamento, ossia durante le precipitazioni o subito dopo, l'acqua che scorre sulla superficie del terreno, seguendo le pendenze, a seconda delle pendenze, può avere un moto turbolento, ossia può avere un'energia sufficiente per trasportare del materiale. Questo materiale può essere sia di dimensioni piccole o medie, e tra questo materiale possono esserci delle ossa. L'acqua, quando si incanala e si infiltra all'interno delle strutture carsiche, poi deposita tutto il materiale, tra cui le ossa, che poi paleontologi, speleologi o altri ricercatori possono rinvenire all'interno delle grotte.